In questo video spiego uno dei verbi pronominali più usati, il verbo andarsene. Se hai dei dubbi sulla differenza tra il verbo andarsene e il verbo andare, questa lezione fa per te. Io sono Luca e questo è un video per chi sta imparando l'italiano come lingua straniera. Se ti interessa capire meglio come funzionano i verbi pronominali per parlare meglio l'italiano, sei nel posto giusto. Se vuoi parlare l'italiano in modo naturale ti consiglio caldamente di iscriverti al canale perché su questo canale pubblico regolarmente delle lezioni su vari aspetti della lingua e della grammatica italiana. Tra le altre cose su questo canale ho pubblicato anche diversi video sui verbi pronominali. Qui in alto trovi il link della playlist in cui ho messo tutti i video sui verbi pronominali. Ho fatto diversi video su questo tipo di verbi e continuerò a farne perché ho notato che questi verbi sono particolarmente problematici per le persone che imparano l'italiano come lingua straniera. Credo che il problema sia dovuto almeno in parte al fatto che la definizione verbi pronominali in realtà è piuttosto generica e comprende diversi tipi di verbi. Più precisamente nei verbi pronominali rientrano 9 tipi di verbi completamente diversi. In questi verbi compaiono particelle pronominali diverse. Per esempio, tra i verbi pronominali rientrano i verbi con l'infinito in si come vestirsi, i verbi con l'infinito in sela come per esempio cavarsela, i verbi con l'infinito in cela come per esempio farcela e i verbi con l'infinito in sene come per esempio andarsene. E questi sono soltanto 4 tipi diversi di verbi pronominali. Poi, come dicevo, in totale ci sono 9 categorie di verbi pronominali. Adesso non elencherò tutte le categorie di verbi pronominali. Quello che ci tengo a sottolineare è che ogni categoria ha una coniugazione completamente diversa, proprio perché in ogni categoria ci sono particelle pronominali diverse. Per esempio, la coniugazione del verbo cavarsela è completamente diversa da quella del verbo andarsene, proprio perché nel primo caso abbiamo le particelle ce la, nel secondo caso abbiamo la particella se ne. Quindi se voi sapete come si formano i tempi del verbo cavarsela, questa cosa non vi aiuta a formare i tempi del verbo andarsene, perché questi due verbi hanno uno schema completamente diverso. Ho notato che su internet è pieno di video che spiegano i verbi pronominali, in particolare video molto brevi, video di 5-10 minuti, in cui vengono spiegati in teoria tutti i verbi pronominali. Secondo me un approccio di questo tipo non è ottimale, o in altre parole non serve a un cazzo. Questo perché, come dicevo, esistono tipi diversi di verbi pronominali. Quindi trattare tutti i verbi pronominali insieme in un unico video rischia soltanto di creare confusione. È un errore molto comune che viene fatto molto spesso dalle persone che studiano l'italiano come lingua straniera, è dovuto proprio alla confusione tra le varie classi di verbi pronominali. L'unico modo per non sbagliare, secondo me, è quello di studiare singolarmente questi verbi, cioè uno alla volta. Come dicevo, ho creato una playlist in cui metterò anche questo video e in cui ho messo una serie di video in cui parlo singolarmente dei vari verbi pronominali. Detto ciò, in questo video spiegherò il verbo pronominale andarsene. Questo è sicuramente uno dei verbi pronominali più comuni e non potete non conoscerlo. Prima spiegherò come si formano i vari tempi del verbo andarsene, dopo parlerò del significato di questo verbo. Allora, il verbo andare sicuramente lo conoscete o comunque vorrei sperarlo. Sapete che è un verbo irregolare. In questo caso abbiamo il verbo andare più 2 particelle, la particella se e la particella ne.
L'infinito di questo verbo pronominale è andarsene, poi agli altri tempi queste particelle cambiano posizione, ma comunque sia in tutti i tempi ci sono due particelle. In particolare la particella ne rimane costante, mentre invece la particella se cambia a seconda della persona. Ma vediamo come sarà il presente indicativo. Allora, il presente indicativo sarà: io me ne vado, tu te ne vai, lui oppure lei se ne va, noi ce ne andiamo, voi ve ne andate e loro se ne vanno. Quindi, come vedete, la coniugazione è la stessa del verbo andare, semplicemente prima del verbo vengono aggiunte le particelle. Allora, il presente indicativo, come vedete, non è particolarmente problematico. Un tempo particolarmente problematico che sbagliano praticamente tutti è l'imperativo. L'imperativo di andarsene sarà seconda persona singolare vattene, terza persona singolare se ne vada e seconda persona plurale andatevene. Quindi facciamo un attimo un confronto con l'imperativo di andare. Allora la seconda persona singolare sarà vai oppure va per andare. Per andarsene sarà vattene. E fate attenzione che ci sono due T. L'imperativo di terza persona singolare di andare sarà vada, mentre invece l'imperativo di terza persona singolare di andarsene sarà se ne vada. L'imperativo di seconda persona plurale di andare sarà andate, mentre invece l'imperativo di seconda persona plurale di andarsene sarà andatevene. Fate attenzione in particolare agli accenti, perché ho notato che molte persone che imparano l'italiano come lingua straniera sbagliano gli accenti di queste forme. Un altro tempo molto interessante è il passato prossimo. Partiamo dai soggetti maschili. Le forme del passato prossimo per i soggetti maschili saranno: io me ne sono andato, tu te ne sei andato, lui se n'è andato, noi ce ne siamo andati, voi ve ne siete andati e loro se ne sono andati. Allora, volevo precisare due cose. Allora, la prima precisazione è che io, per farvi capire meglio, ho indicato anche i pronomi soggetto, però in realtà questi pronomi vengono omessi quasi sempre. Cioè, nella stragrande maggioranza dei casi diciamo semplicemente me ne sono andato senza pronome soggetto, e in pochi rari casi specifichiamo il pronome personale soggetto e diciamo io me ne sono andato. Però di solito sentirete la frase con il pronome omesso, cioè semplicemente me ne sono andato. Questo anche per quanto riguarda il presente. Il pronome personale soggetto viene quasi sempre omesso, quindi sentirete quasi sempre me ne vado e sentirete raramente io me ne vado. La seconda precisazione che volevo fare riguarda la terza persona singolare. Queste forme sono un po' particolari perché c'è un'elisione, cioè la E della particella pronominale viene elisa. Infatti noi diciamo se n'è andato, non diciamo se ne è andato, ma questo semplicemente per facilitare la pronuncia, quindi si legge e si pronuncia se n'è andato e non se ne è andato. Ma passiamo ai soggetti femminili. Allora le forme per i soggetti femminili saranno me ne sono andata, te ne sei andata, se n'è andata, ce ne siamo andate, ve ne siete andate, se ne sono andate. Ecco, gli altri tempi non credo che creino grandi problemi. Per esempio prendiamo un tempo a caso, prendiamo il condizionale presente. Le forme saranno me ne andrei, te ne andresti, se ne andrebbe, ce ne andremmo, ve ne andreste e se ne andrebbero.
Parliamo invece del significato. Cosa significa andarsene? Qual è la differenza tra andarsene e andare? Allora, andarsene ha un significato evidentemente collegato a quello del verbo andare. Fondamentalmente andarsene significa andare lontano, allontanarsi, andare via, andare da un'altra parte. Ma facciamo subito un esempio. Per esempio, uno potrebbe dire: quella città non mi piaceva e me ne sono andato. Che significa che vivevo in quella città non mi piaceva e sono andato da un'altra parte, cioè mi sono spostato, sono andato lontano, sono andato in un altro luogo, sono andato via. Oppure un altro esempio potrebbe essere: ieri sera sono andato alla festa di Marco, sono rimasto un paio d'ore e poi me ne sono andato. Che significa sono stato 2 ore alla festa e poi sono andato via, cioè sono tornato a casa. O meglio, sono andato da un'altra parte. Quindi capite da questi esempi che ho fatto che le due particelle se ne trasmettono il significato di andare da un'altra parte, andare via, andare lontano, allontanarsi. Io posso dire che una persona è andata via oppure che se n'è andata. Questo significa che la persona non c'è più e che ha lasciato il luogo in cui era, è andata in un altro luogo. Oppure se magari voi siete da qualche parte e vi state annoiando, non vi piace per esempio la festa, siete a una festa e non vi piace la festa, no? Potete dire me ne vado, che significa vado via. Tra parentesi, voi potete usare andarsene in questo modo, cioè senza niente dopo, quindi me ne sono andato, oppure volendo potete usare andarsene più via, potete dire me ne sono andato via. Ecco, qui in alto magari vi metto il link della playlist sui verbi pronominali. Se volete imparare bene l'italiano, mi raccomando, datele un'occhiata.